A bit of a bread and pasta hybrid, testaroli are often considered the oldest form of pasta that you can find here in Italy. Testaroli are typical of a part of Tuscany called Lunigiana, a very rustic, still pretty wild part of the region, very unexplored, where a lot of traditional cooking is still preserved, with farms nestled in between mountains, like the Vecchia Cascina, which is the farm that I'm visiting today, where we're gonna meet with mother and daughter duo, Katia and Giulia, and they're gonna show us how the testaroli are prepared. They're made using testi cast iron cooking vessels, one of the oldest, most rustic forms of cooking that you can find here in Italy. Testi are first heated until red hot, reaching very high temperatures up to 500 degrees Celsius. The testi are then taken off the fire and the food is placed inside, so it cooks slowly while the temperature goes down gradually. Importantissimo nel testo è la temperatura esterna, perché se c'è freddo il testo si raffredda subito e quindi devi essere in grado di bilanciare queste cose in modo che il prodotto dentro venga cotto in maniera corretta. Ecco. Questo è il soprano e questo è il sottano. Dishes that require long cooking times, like roast meats, use heavier testi that can weigh up to 40 kilos. Questo che è più leggero pesa un 29 kg mi sembra, soprano e sottano. Questo pesa di più, questo va intorno a una quarantina di chili. Testi used to be in terracotta and then transitioned to cast iron because it's more resistant. They are less and less popular now. They are mostly found in homes where nonnas are still cooking. Giulia and Katia run one of the only 2 restaurants serving dishes cooked in testi. And there are only 2 artisans who are still making the testi themselves. Their names are on the testi along with the names of the nearby city of Pontremoli and the region Lunigiana. Cioè noi ora utilizziamo questi, ma la mia bisnonna diciamo che la sentivano con lo sputo. È vero, ci sputavano sopra. Una volta, per non sprecare farina, ci buttavano lo sputo. Se vedeva che evaporava in una determinata maniera vuol dire che il testo era pronto. The dishes we're going to see prepared today all have different cooking times. They go from 2 hours for the roast meat to as little as 1 minute for a testarolo, giving it a crispy yet airy and light texture. Discovering these local traditions in Tuscany has really inspired me to look for others elsewhere. And lately I've been getting a lot of requests about Spain. To help with my quest, I've been practicing my Spanish with Lingopie, the sponsor of today's video. Lingopie is a streaming platform where you can watch movies and TV shows from all over the world while learning the language. There's Italian, French, Spanish, Korean, and loads more languages. You can turn on the interactive subtitles. Any word that you may not know, you can click on it and you get the translation instantly. And when you're done watching, you can also take a personalized quiz. I've been watching this very interesting documentary series about rural farming in Argentina. I'm learning so many things. I had no idea there are actually 3 ways to say farm in Spanish: finca, granja, and chacra. You can stop the video and repeat the words out loud to practice. Sabemos que no lo fumigamos en la chacra. Okay, do you think I sound more Argentinian or Spanish? Among the other languages on Lingopie, there's also Italian. I can recommend the Rose Island, l'Isola delle Rose, beautiful cinematography. There's really a lot of content there, documentaries, drama, kids TV, Netflix and Disney Plus. If you want to try it, Lingopie is offering my viewers a 7-day free trial. You can find the link down below. Thank you so much to Lingopie for sponsoring today's video. Acqua calda, farina, sale, niente di più. E ottenere una consistenza semiliquida. È l'unico prodotto che va realmente a contatto con il testo. Non ha teglie, non ha carte, non ha foglie, non ha niente.
Lo lasciamo riposare un momentino. Via. Vedi quanti bucherellini sta facendo? Sì. È diventato tutto bello poroso, una pasta porosa. Adesso lo lasciamo evaporare. Quando non si vede quasi più il bianco della farina cruda, lo copriamo. Ecco qua il testarolo. Voilà. Vengono tolte tutte le impurità del testo. Trasparente? Sì, più o meno. È bollente. Mangialo così bello caldo. È buono. Piace? Buono perché è morbido. Morbido e All'interno è croccante. Morbido e croccante sì, nello sì, stesso sì. momento. Che anche se comunque ha cotto in un testo a temperature altissime, non si sente il sapore di brucione. bruciato. Sì. Questo è il È testarolo. è il sapore tipico del testo. Although equally delicious straight off the fire, testaroli are often cut into diamond shapes and cooked in boiling water, just like pasta. Una volta bollito però, cioè quanto tempo rimane nell'acqua? 20 secondi. Veneriamo Lo butti giù, l'acqua non deve ribollire, spegni l'acqua, butti giù il testarolo, 10 secondi, lo tiri su e lo condisci e lo mangi. There are two traditional ways to serve testaroli, with basil pesto or with parmigiano and olive oil. Il testarolo in teoria è fatto perché tu con la forchetta, quando è ammollato, che è più morbido, riesca a prendere i due angoli, unirli e mangiarlo in un sol boccone. Another iconic dish from Lunigiana is the torta derby, an aromatic herbs and vegetable pie that changes seasonally. This one we're seeing today is the spring version. Queste sono voragini. Porri, finocchio selvatico, bietole, queste le chiamano le orecchie dell'asino, queste sono il gussarne, le orticche, cipolle e patate. Che ricorda un po' i sapori della nonna, i sapori di una volta. È rigorosamente tagliata a coltello. Si sente già il profumo. Senti il profumo che esce fuori? Senti il profumo della voragine? I testi non sono altro poi praticamente che il forno delle nostre nonne. Una volta, adesso è semplice perché tu accendi il forno, gli dai la temperatura, gli dai il tempo, gli dai anche l'umidità se vuoi. Una volta non c'era. E una volta come facevano? Usavano il test. Apart from the salt, the parmigiano and the flour used to make the base, all the herbs that Julia and Katia are using today are from their family's garden. They also make olive oil, wine, and the eggs are from Julia's grandparents' chickens. What we're seeing today are their family recipes. After working other jobs, Julia and Katia decided to share their traditions with others and open a restaurant. Noi a casa abbiamo sempre avuto i testi, quindi abbiamo sempre utilizzati e poi ci è venuta l'idea di dire ok, vediamo, facciamoli provare un po' a tutti. Abbiamo aperto il 2 giugno 2021. E prima cosa c'era qui? Prima c'era una stalla e cascina vecchia che era fatiscente, quindi o la si metteva a posto O ci si inventava qualcosa. un tempo si utilizzavano le foglie di castagno come base, ora noi per comodità utilizziamo la carta da forno.
questa è la torta d'erbe finita. The smell is unbelievable. Let's move on to the roast lamb and chicken with potatoes. Sali la carne, un pollo, rosmarino, nostrano, sì. Questo se l'è allevato mia nonna. Oggi compie 91 anni. Tanti auguri. Rosmarino e aglio e se vuoi anche un po' di salvia. Anche questo è l'agnello delle Valli di Zeri che è molto rinomato dalle nostre parti. E questo adesso se ne sta qua un'oretta circa. Senti come sfrigola? Sì. Vedi? Wow. Sento molto le erbe. Che bel colore rosso. E dentro non è bruciato. Then we have the final three dishes. Arbadela, another savory pie made with onions, corn flour, parmigiano, salt and olive oil. E voilà l'arbadela. Canestrello, a cake made with flour, sugar, eggs, milk and anise liquor. Carsenta, another traditional nonna's bread made with flour, water, yeast and salt. After resting for 1 hour, it cooks for 20 to 30 minutes in the testo. Ti piace il testarolo? Wow. Diversissimo da qualsiasi cosa che abbia mai mangiato. Da come te lo È aspettavi. vero, sì, sì, sì. Ma è diverso anche da come poi appena fatto, cioè Sì. un condito. C'è un ibrido, una pasta e un pane praticamente. Testarolo, testarolo. È vero.
Sì, cioè, in verità sì, cioè, Non ha un nome, non si una può fare il classificazione. paragone, sì, non è né un pane né una focaccia, non ha assolutamente la consistenza della pasta, cioè se non ci fosse del pesto non noterei... Non lo puoi, Sì, è Cioè, vero. non lo puoi classificare vicino a nessun altro tipo di pasta. Sì. Testarolo è così e così è. Perché non è, cioè non ha più la croccantezza, però non è molle, non è, rimane, cioè comunque abbastanza sodo, sì, è morbido, ma sodo e non, Se tu lo lasci troppo sì, non si nell'acqua, disintegra. È più buono olio e formaggio. Dipende. Sì, ha un sapore un po' più rustico, Più buono. si sente di più il fondo del testo. Acqua o vino, del cosa testarolo. volete? Buono. Not going to lie, this was a feast and we kind of lost sense of time chatting at the table. So I don't have much of a formal commentary for this tasting section. The other dishes were all incredible though. As a vegetable lover, the torta derby won my heart and I have a soft spot for potatoes cooked in meat juice. That's it from La Vecchia Cascina with Giulia and Katia. Let me know, have you tried any of these dishes? And if not, which one are you the most curious about? I've got to say I have a soft spot for the torta derby, the savory pie. That in a way reminds me of the pies I used to eat as a child. Of course, we have different herbs where I come from, but I do love the idea that it changes seasonally depending on what is available in the garden. As always, thank you so much for watching and stay tuned. Part 2 of my Lost Breads of Tuscany series is dropping soon. This time we're going to see how panigacci are prepared. They're actually pretty similar to testaroli, but prepared on a different type of testi, which gives them a completely different look and taste and texture. So a lot more to discover about this beautiful part of the region. See you there.